In questo mondo dove nulla è ormai più come sembra, dove il cibo industriale viene manipolato con ingredienti sempre più improbabili e dove le etichette nascondono più di quanto non rivelino, sai cosa c'è davvero nei barattoli di proteine in polvere? Proteine in polvere, che domande! Sì, vabbè, poi ci sono magari zuccheri, aromi, additivi vari, ma non è di questo che vorrei parlarti oggi, bensì vorrei condividere con te qualche riflessione, sperando magari di offrirti un angolo di visione, come dire, un po' diverso dal solito. O ben inteso, non sono un preparatore sportivo e soprattutto questo canale non è dedicato agli agonisti, bensì alle persone comuni, a noi due, a quello che nella ricerca si chiama popolazione generale. Alla fine, comunque, con tanta umiltà, proverò a fare qualche considerazione sulle necessità per il soggetto sportivo. Ragioniamo intanto su cosa significhi mangiare. L'essere umano, come qualsiasi altro animale, deve mangiare per mantenersi in vita e a grandi linee direi che possiamo suddividere le sostanze di cui abbiamo bisogno in due grandi categorie. Ci sono i macronutrienti, carboidrati, grassi e proteine, che sono sostanze che il nostro corpo utilizza principalmente come fonte di energia e come materiale da costruzione per cellule e tessuti. Le quantità da introdurre giornalmente sono piuttosto rilevanti, tanto da essere misurate in grammi. All'estremo opposto ci sono i micronutrienti, vitamine e minerali, che sono necessari in quantità molto minori, è vero, ma non per questo sono meno importanti, anzi, sono letteralmente essenziali per il corretto funzionamento del nostro organismo, tanto che si può letteralmente morire per carenza di vitamine e o minerali. Anche lasciando stare l'acqua, c'è tuttavia una terza categoria di sostanze che, nonostante non siano propriamente essenziali, giocano un ruolo non solo importante nel nostro benessere, ma addirittura decisivo, e sono i cosiddetti composti bioattivi, presenti soprattutto negli alimenti vegetali, ma non solo, esprimono effetti benefici sulla tua salute, come antiossidanti, antinfiammatori, regolatori di varie funzioni dell'organismo. In genere si tratta di sostanze che possiamo misurare in termini di milligrammi, quando ce n'è tanto. Non è raro infatti trovare anche ordini di grandezza inferiori, come i microgrammi. E poi c'è lei, la mia amata, c'è la fibra, che se non è tecnicamente essenziale per la vita, ci va molto vicino ragionando in termini di prevenzione e longevità sana. Ok, so che ti sembra che tutto questo non c'entri una beata mazza con le proteine in polvere, ma abbi fede, ci arriviamo. In effetti ti ho fatto questa premessa perché negli ultimi anni è stata progressivamente abbandonata quell'idea che oggi definiremmo forse anche un po' distopica, di creare il pasto perfetto in forma di una singola compressa. Hai presente, no? Cosa intendo? Tipo quei romanzi di fantascienza in cui i protagonisti arrivano a nutrirsi con una pilloletta contenente tutto il necessario per un pasto completo, risparmiando così tempo ed energie per dedicarsi ad attività ben più importanti ai fini della trama. Ebbene, anche nelle condizioni più estreme, come la vita sulla stazione spaziale, l'approccio alla nutrizione è oggi molto più simile al tuo pranzo che a quelli descritti nei romanzi, e questo per tante ragioni. Seppure nei limiti imposti dalla situazione, ad esempio preparare pasti nello spazio richiede cibi che siano leggeri, compatti, non deperibili, facili da riscaldare e da consumare, ma le conoscenze di nutrizione accumulate negli ultimi decenni ci hanno permesso ad esempio di comprendere l'importanza della masticazione. Masticazione che funge ad esempio da primo interruttore per l'innesco di svariate cascate ormonali. Poi, se ci pensi, il consumo di materiale fibroso, solido, è una costante di tutta la storia umana. Difatti in natura sono davvero pochissimi cibi calorici in forma liquida. Latte, uova crude, miele, non mi viene in mente molto altro. E anche senza tirare in ballo l'aspetto sociale, edonistico del consumo di cibo, nutrirci con alimenti veri ha poi risvolti pratici legati ad esempio alle interazioni biochimiche tra le sostanze introdotte con alimenti diversi e, come abbiamo già detto prima, alla possibilità di beneficiare di sostanze bioattive che la ricerca ha costantemente associato a un aumento della probabilità di vivere più a lungo, ma soprattutto più in salute. Si pensa ad esempio che la linearità nella curva dose e risposta tra consumo di frutta e verdura e benefici di salute, un modo complesso per dire semplicemente che più frutta e verdura si mangia, più a lungo statisticamente si vive, ebbene, questo legame si pensa possa essere spiegato anche, se non solo, dalle concentrazioni di fibra, minerali, vitamine e fitocomposti. Ed è per tutte queste ragioni, e qui arriviamo al vero nocciolo del mio pensiero,
che personalmente ritengo che ogni boccone di cibo rappresenti per noi un'occasione. Può essere un'occasione di introdurre vitamine e antiossidanti, quando ad esempio mangiamo una bella insalatona mista, ma può anche essere un'occasione di introdurre energia e mattoni per l'organismo, quando ad esempio mangiamo, che ne so, una bella pasta e fagioli o magari del pesce al cartoccio con patate al forno. Ma può anche essere più banalmente un'occasione di semplice godimento quando ordiniamo una pizza durante la rimpatriata degli amici del liceo. Ti faccio notare che la tua dieta è sempre un gioco a somma zero, perché quando decidi di ordinare una pizza con sopra le patatine, stai rinunciando a quella con le verdure. Quando alla fine del pranzo ordini una macedonia, stai rinunciando al tiramisù, che magari ti avrebbe anche ricordato quello preparato da tua nonna, migliorandoti magari l'umore per il resto della giornata. Questo per dire che in realtà non c'è un giusto o uno sbagliato assoluto. Semplicemente dovremmo cercare tutti i giorni di bilanciare le nostre scelte, privilegiando sì quelle sane, ma comunque in modo che la dieta nel complesso rimanga sostenibile, trovando cioè quel giusto compromesso tra prevenzione e piacere, tra rinuncia e godimento, tra nutrizione equilibrata e soddisfazione personale, perché una dieta efficace non è fatta di perfezione, ma di scelte consapevoli che ci permettono di prenderci cura del nostro corpo senza trascurare la gioia di vivere. E quindi sì, ogni boccone è un'occasione che nell'80-90% dei casi dovremmo cercare di sfruttare in termini di prevenzione di salute e nel restante per appagare il palato e il nostro sistema dopaminergico, anche se poi sono abbastanza convinto che con un po' di esperienza spesso questi due estremi siano più sovrapposti di quanto tu possa pensare, o quantomeno potrebbero esserlo. Ed è esattamente per questa ragione che non amo e non ti consiglio le proteine in polvere. Nota che le proteine sono l'unico macronutriente di cui non possiamo proprio fare a meno, anche da un punto di vista proprio di quantità. Senza carboidrati il nostro corpo può più o meno sopravvivere senza troppi problemi. I grassi, sebbene importanti, essenziali per molte funzioni, a volte anche trascurate come l'assorbimento delle vitamine liposolubili e la produzione di ormoni, possono essere davvero ridotti al minimo in situazioni estreme, senza per questo compromettere immediatamente la sopravvivenza, peraltro salvo due eccezioni. I grassi possiamo costruirli con i carboidrati, che a loro volta possono essere costruiti dalle proteine. Senza proteine è un casino, perché al di là del loro ruolo energetico che possono rivestire all'occorrenza, al nostro corpo sono davvero indispensabili per, tra l'altro, riparare i tessuti, produrre gli enzimi necessari per il metabolismo e più in generale mantenere una risposta immunitaria adeguata. In mancanza di un apporto sufficiente di proteine, il corpo inizierà a consumare le proprie riserve strutturali, ad esempio quelle dei muscoli, compromettendo così progressivamente, ma velocemente, salute e funzionalità. In quest'ottica potrebbe quindi apparire ragionevole in qualche modo introdurre proteine, diciamo pure, ovvero in forma di estratto in polvere purificato, in modo da garantirci il necessario apporto quotidiano con tranquillità. Ma ai miei occhi questo significa rinunciare o comunque ridurre cibi nutrizionalmente molto più densi e per questo preziosi, perché ricchi di molto altro: vitamine, fibra dei legumi, gli antiossidanti dell'uovo. E se te lo stessi chiedendo, no, nella popolazione generale, anche in caso di lavoro pesante o frequente attività fisica, non ci si trova mai in una situazione in cui sia complicato soddisfare il fabbisogno proteico con del cibo tradizionale, semplicemente perché all'aumentare dell'impegno fisico aumenta sì il fabbisogno proteico, ma anche quello calorico. Tutte occasioni per introdurre micronutrienti davvero preziosissimi per il tuo corpo. Ora, voglio essere del tutto sincero e onesto e non ti nascondo che dentro di me cova poi anche una sorta di avversione spontanea verso integratori di quasi qualunque genere, proteine comprese, che percepisco un po' come scorciatoie impoverite e prive di quell'autenticità, di quella complessità nutrizionale che caratterizzano invece il cibo vero e naturale. Allo stesso tempo non ti nascondo la mia consapevolezza di vivere qualche piccola crepa di incoerenza in questa mia visione della nutrizione, perché in fondo, con un pizzico di cinismo, di sincerità intellettuale, oggi posso affermare che manipolare la soia per trasformarla in tofu ha una tradizione millenaria e quindi è più accettabile che estrarne le singole proteine per trasformarle in uno shaker al cioccolato. Ma tra altri 2000 anni questo mio ragionamento sarà ancora valido? Allora però mi rispondo che il tofu posso consumarlo saltato in un curry di verdura e che comunque porta ancora con sé antiossidanti, altri fitocomposti, ma in qualche modo c'è una vocina che mi sussurra dentro che il ragionamento
forse un po' permeato da un non so che di incoerente e arbitrario, quasi come se stessi cercando di giustificare a posteriori una preferenza personale, più che una vera base razionale. È come se ci fosse una sottile linea che separa ciò che accetto come naturale da ciò che in qualche modo percepisco invece come artificiale, ma riconosco che questa linea potrebbe anche essere in parte influenzata dalla cultura, dalle emozioni, dal mio vissuto, oltre che da una valutazione oggettiva. Alla fine, forse, il vero punto non è tanto decidere cosa sia tradizionale o moderno, naturale o artificiale, ma trovare un giusto equilibrio che rispetti sia la mia salute che il mio bisogno di coerenza con i valori che scelgo di abbracciare. Mentre Oliver ha deciso di andare di là, ma perdona la divagazione. Concludiamo dicendo che quindi non ti consiglio di introdurre nelle tue abitudini le proteine in polvere, ma al contrario ti invito a privilegiare sempre le 3 regole di Pollan. Mangia cibo vero, poco, soprattutto vegetale. O per inciso, neanche con una dieta vegana è difficile raggiungere il fabbisogno proteico, credimi. Ciò non toglie che in alcuni specifici contesti le proteine in polvere potrebbero avere un senso, ma non mi riferisco alla palestra, su cui arrivo a breve, mentre penso soprattutto agli anziani e più in generale a soggetti a rischio di malnutrizione, in cui l'obiettivo primario non è più ottimizzare la nutrizione aumentando l'apporto di fibra, vitamine e fitocomposti, ma molto più pragmaticamente e urgentemente, direi, preservare l'organismo da minacce impellenti, come la sarcopenia e la compromissione del sistema immunitario. Ecco, in questi contesti allora sì, ben vengano scorciatoie nutrizionali di qualsiasi tipo. Palestra e sport. La visione che ho della nutrizione si estende ovviamente anche al modo in cui approccio l'attività fisica. Amo correre a sensazione, senza cronometro, lasciando la mente libera di vagare. Non faccio pochissimo in realtà, 60-70 km alla settimana, semplicemente non amo gli allenamenti strutturati e in questo mi sento vicino a una filosofia di movimento più spontanea, naturale, ma credimi, non ho assolutamente un parere negativo su chi invece la vive diversamente, anzi, sono fortemente convinto che l'aspetto importante sia proprio muoversi e parte della bellezza, dello splendore dell'attività fisica stia anche nella possibilità che ci permette di esprimere la nostra individualità, potendo essere declinata secondo esigenze e carattere, diverso da ciascuno di noi. Detto questo, poiché non vorrei che la mia visione interferisse con il giudizio, mi limiterò a riportarti una fonte, un'indicazione estratta da linee guida ufficiali. Sebbene esistano molte ragioni e situazioni che possono spingere un atleta a integrare la propria dieta con proteine in polvere o altri supplementi proteici, questa pratica non è considerata indispensabile per migliorare le prestazioni o favorire gli adattamenti fisici. Per motivi nutrizionali, sociali, emotivi e psicologici è preferibile che la maggior parte delle proteine giornaliere degli atleti provenga da alimenti integrati nei pasti. Tuttavia, riconosciamo e accettiamo che ci siano circostanze in cui diventa prioritario fornire in modo efficiente una fonte di proteine di alta qualità. Ti faccio notare che tra i motivi che portano a preferire gli alimenti figurano anche ragioni nutrizionali, come abbiamo spiegato in precedenza. E che io sappia non ci sono altre linee guida di società diverse che ritengono le proteine in polvere indispensabili o semplicemente preferibili, se non per un fattore, appunto, di comodità. Quindi, per uno sportivo sono pericolose? No, certo che no. Sono indispensabili? No, nemmeno. Sono preferibili? No, anzi, sono frutto di un compromesso. Allora, sono comode. Ecco sì, sono comode. E bada bene che non c'è motivo di disprezzare una scelta di comodo, specialmente ogni tanto, occasionale, funzionale, anche se il paragone non è perfettamente sovrapponibile. Ma quante volte io stesso alla sera, anziché prepararmi un'insalata mista fresca con 10 verdure diverse, butto semplicemente nel microonde un pacco di verdura surgelata e chi si è visto si è visto. O, per inciso, che tu sia uno sportivo o meno, ricordati che un eccesso di proteine oltre al tuo fabbisogno non si trasformerà automagicamente in muscolo, ma più tristemente, anche se magari non con grande efficienza metabolica, in grasso. Grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Ricorda però che uno sconosciuto in rete non può e soprattutto non deve mai sostituire né il tuo medico curante, né il tuo nutrizionista, né il tuo personal trainer, perché solo loro possono conoscere e quindi tenere conto davvero delle tue specifiche esigenze. Grazie ancora. Ciao!